Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2. Ok, che cosa ho visto ragazzi? La ruota della fortuna. Cambi in vista. Quando c'è la ruota della fortuna i cambi normalmente sono abbastanza importanti. È una carta che fa riferimento anche ai cicli karmici, quindi sono cambi diciamo abbastanza importanti e anche veloci. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare anche l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocco intuitivo e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene. Comunque, qualsiasi cosa, aprite la tendina, ci sono vari link e per eventuali informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere. Partiamo con una torre, un 8 di spade, un 9 di bastoni, un 9 di spade, un asso di denari, e un 6 di spade. Devo dire che le carte non sono idilliache, nonostante l'energia generale sì lo sia. Adesso andiamo a vedere carta per carta e vi darò come dei messaggi spot, così man mano che mi arrivano vi dico quello che mi arriva. Dopo, quando avrò una panoramica completa, andremo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia per il periodo. Partiamo da questa torre al contrario. Andiamo a vederla perché ho la sensazione che non si voglia lasciar perdere qualche cosa, qualche idea, qualche situazione, qualche relazione, qualche modus operandi, qualche abitudine, qualche sogno potrebbe essere, considerato che è uscita la luna e anche la stella. Sì. C'è come un sogno, un qualche cosa che non si vuole lasciare indietro. Però andiamo a vedere l'otto di spade. Imperatore. E 10 di pentacoli, che interessante. Voglio una carta per l'imperatore. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Re di coppe, eremita e 8 di spade. Allora ragazzi, ho come l'idea che qui, con questo 8 di spade, che avete ripetuto tra l'altro, ci sia come una visione un po' troppo pessimista, mi verrebbe da dire, del vostro futuro, in quanto a sviluppi di nuovi progetti, in quanto a tempo per se stessi, in quanto a tempo per stare con la famiglia. Cioè, ho come la sensazione
ehm, che ci debba essere come una sorta di rinuncia, ed è quello che voi pensate di non poter evitare per riuscire a raggiungere questo 10 di pentacoli, eventualmente questi nuovi progetti. Qui in realtà ho la sensazione che ci sia come una perdita di potere, ma solo non perché sia reale, perché voi pensate che sia così. Adesso dipende se, perché l'imperatore al contrario mi potrebbe anche dire, visto che c'è la ruota della fortuna, che è in previsione un cambio di ruolo, magari a livello lavorativo, magari a livello di, come si dice? Capo di famiglia. Qualsiasi sia la famiglia, sia che sia una famiglia di sangue, una famiglia lavorativa, una famiglia di amici, magari un gruppo di amici, ecco. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 7 di coppe e un 3 di spade. Sagittario, sento che c'è qualche cosa che un po' vi attanaglia in questo periodo. Allora, queste tre carte, se le vedete, cioè quattro, se le vedete in linea, io ho come l'idea che questo sogno che voi non vogliate lasciare indietro, no? Che voi non volete lasciare indietro, questo ideale potrebbe anche essere, giustamente. Ehm, Da un lato, ok, non lo volete lasciare indietro, dall'altro, con l'otto di spade, è come se vi rendeste conto che in passato c'è già stato un certo tipo di problema legato a questo sogno, perché magari avete già iniziato a concretizzarlo. È come se, guardate, sinceramente vedo tanta illusione, tanti pensieri fantasiosi nel prossimo periodo, dove da un lato può essere positivo perché vi aprite come delle possibilità, delle strade, vi aprite al nuovo, anche perché lì abbiamo la ruota della fortuna, ma d'altro canto con due 8 di spade e il 9 di spade sento che c'è un qualche cosa e anche un 3 di spade. Sento che c'è un qualche cosa che vi preoccupa inerente a questo percorso, inerente a questo momento, che può essere o il fatto di dover sacrificare qualche cosa di voi per ottenere altro, potrebbe essere il fatto che avete semplicemente paura che ci siano certe dinamiche, certe cose che si ripresentino nel futuro, qualcuno ha paura di soffrire di nuovo. Però poi tutto sommato abbiamo questo asso di pentacoli, andiamo a vedere. Perché qui il punto è fare il primo passo, secondo me, verso questa nuova dinamica, questo nuovo progetto, questa nuova realtà. Asso di spade. E qui la cosa importante è la comunicazione. Perché sia l'asso di spade che l'otto di bastoni sono due carte che mi parlano proprio di comunicazione, di verità che vengono a galla. È come se avesse bisogno di schiarirvi le idee e vedere effettivamente qual è il passo concreto in avanti che si può fare in questo periodo, sia che sia nella situazione lavorativa, sia che sia nella situazione romantica. Andiamo a vedere questo 6 di spade perché è interessante, perché lo sento molto collegato con una torre al contrario, perché anche questo è al contrario, e perché è una carta che mi dice che non volete assolutamente lasciare indietro certe idee, perché è una carta legata alle credenze limitanti. Ed è anche una carta che in un certo senso mi parla di responsabilità, di quello che non avete più voglia di fare, per certi versi, ma qualcuno non si può sottrarre. E qualcun altro come la sensazione che ci sia bisogno di creare un'ideologia, un ideale, una forma pensiero più in linea con voi stessi. Non il vecchio voi, ma il nuovo voi. La sfida è iniziare, creare qualcosa di nuovo, fare il primo passo, mettere giù un seme che possa essere prospero per il futuro. Però come si fa? Si fa cercando di rimanere più in linea con voi stessi,
più in risonanza con quello che vuole e a quello di cui ha bisogno la vostra anima per evolvere. Ragazzi, andiamo a vedere l'amore. Se siete single, non vi vedo molto, come dire, aperti. Cioè, magari di persone potreste anche conoscerne, sì, però è come se o non sono interessanti, non sono abbastanza interessanti, o voi siete troppo sulla difensiva, oppure vedete sempre solo il lato negativo, cominciate a dire, ah, è troppo alto, è troppo basso, è troppo magra, si trucca troppo, sì, che ne so, cose di questo genere. Però il troppo o il troppo poco è un giudizio, semplicemente la persona è così. Ok? Magari per quella persona lei non è truccata troppo poco o troppo, ma è semplicemente al naturale piuttosto che curata. Quindi è sempre un po' soggettivo, no? Quindi, comunque, ritornando alla lettura, se siete single ma avete qualcuno in testa, guardate, io qui ragazzi sento che non volete vedere qualcosa, non volete accettare qualcosa, secondo me, ed è ora un attimino di cambiare le dinamiche all'interno della relazione, perché anche se non siete in una relazione, nel momento in cui due persone si pensano, creano comunque un interscambio energetico ed è una relazione energetica. Comunque, ehm, sì, ripeto, devo dire che non vi sento poi molto sul pezzo, mm? Come se non vi fidaste dell'altro o dell'altra. Se siete in una relazione stabile, qui potrebbero esserci dei temi legati a delle ristrutturazioni, se abitate già insieme, per esempio. C'è come qualche tema. ehm, Sento che vorreste fare qualche cosa perché i sogni li avete, vorreste andare avanti, ma c'è un qualche cosa che vi blocca. Che cos'è? La vostra mente. Semplicemente. Semplicemente. Io credo che voi pensiate in una determinata relazione o situazione di non avere altra scelta, di non avere potere personale, ma è una vostra idea. Cominciate a pensare che sì, il potere ce l'avete e vedrete che anche il vostro comportamento, l'attitudine cambierà nei confronti del mondo, dell'altro e di conseguenza anche quella dell'altro nei vostri confronti. Se siete in una relazione, ragazzi, che appunto non va tanto bene, devo dire che di pensieri, preoccupazioni ce ne saranno, sarà utile il dialogo e anche un tempo in solitaria per capire cosa non mi piace di questa persona, cosa mi piace invece di questa persona e di quello che sono le dinamiche tra di noi e poi parlarne, cambiare questa struttura che state vivendo. C'è questa torre che è al contrario e che è come se fosse lì per cadere, ma essendo al contrario ancora non cade. Cioè, è come un non voglio vedere. Ho questo sogno, non voglio vedere, ho delle proiezioni, ho dei sogni, ho degli obiettivi e quindi non lo so, c'è anche una sorta di paura con il 9 di bastoni e la luna. Non la vedo proprio lineare. Mm, Anche se comunque sentirete una sorta di unione con il partner, cioè per la serie l'altra persona c'è, è presente, però è come se non ci fosse quell'unione di intenti, di intenzioni. Per cui sollecitano le carte a una chiacchiera, a un dialogo aperto. Se siete in una di quelle relazioni più o meno, non so se sì o se no, e ragazzi, qui ho come la sensazione che sia ora di cambiare partner, perché le vedo molto pessimiste queste carte. Qui c'è come la sensazione di sentirsi legati e da un lato non avete molto
molta possibilità di movimento, dall'altro siete voi anche che vi difendete, c'è comunque questa sofferenza di base, questo sacrificio, la preoccupazione perché credo che qualcuno possa essere stato tradito nel passato e che ora ehm, non sappia se andare avanti nella relazione o no. Il tradimento non è sempre solo necessariamente la terza persona, il tradimento è anche tradire la mia fiducia. Mi hai detto una bugia, mi hai omesso una verità importante, non me lo hai detto. Che tipo di onestà mi posso aspettare da te nel futuro? Ipotesi. Quindi ci sono un po' di cose che state rimettendo un po' in discussione, in dubbio in questo autunno con la persona, insomma, che state frequentando. Eh, dunque, se siete in separazione, sento che c'è da cambiare le dinamiche di osservazione della relazione. Iniziate a pensare per voi, l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, quindi è come se ci fosse proprio bisogno di prendersi un momento e qui abbiamo un 6 di spade. È come il chiedersi, sempre inerente anche un po' al passato, quali credenze ho che mi allontanano da me stesso, che cosa non vedo, che cosa do per scontato. O che cosa non voglio vedere, perché abbiamo anche la luna, 7 di coppe. Comunque ragazzi sento un cambio anche lì a 360 gradi, ok? Va bene, andiamo a vedere il lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, se siete senza lavoro, ragazzi, devo dire che qualche cosa potrebbe iniziare. ehm, Potrebbe iniziare in modo molto soft, diciamo così. Magari potrebbe anche essere un lavoro che il primo mese, diciamo, è una prova forfait e poi si vede. Vi dico, contratti nel lungo periodo, sinceramente non ne vedo, però essendoci la ruota della fortuna mi fa proprio ben sperare perché cambia completamente la dinamica in cui siete adesso. Diciamo che avete bisogno di aprirvi una serie di possibilità. Potrebbe essere il caso di dover sacrificare magari del tempo libero piuttosto che la domenica, cioè per dire sacrifico la domenica al fine di riuscire finalmente a trovare un lavoro, perché molti titolari non trovano dipendenti che abbiano voglia di lavorare la domenica. Quindi se voi cambiate quella linea, quella regola che avete per voi stessi, magari per voi è più facile trovare lavoro, no? È un po' come allargare gli orizzonti. Comunque sì, c'è un bellissimo asso, c'è la ruota della fortuna, sento che c'è un 10 di pentacoli che potrebbe parlarmi di contratti, però siccome non è solo un arcano minore, ehm, ve lo metto un po' lì così, un contrattino, via. Se siete dipendenti, ragazzi, la sento un po' pesante il periodo, pesante a livello lavorativo. Potrebbe essere proprio un periodo dove dormite poco per l'ansia, per lo stress. Ehm, Non lo so, come la sensazione che sia impegnativo il periodo autunnale. Magari non tanto per l'ambiente di lavoro, ma per la mole di lavoro. Vi dirò anche un'altra cosa. Potrebbe essere che qualcuno stia aspettando quel trasferimento che ha chiesto, quella promozione che ha chiesto, oppure se per caso siete in un periodo dove è successo qualche cosa e state pensando di chiedere un cambio, di chiedere un trasferimento, fate attenzione. Ehm, diciamo così, non pensate che cambiando reparto, cambiando ruolo, cambiando zona, il problema cessi, perché sento che è un qualche cosa, è un modo di vedere proprio vostro le cose. Se voi riuscite a farvi scivolare le cose un pochettino più addosso, da dosso, ehm, secondo me anche tutto questo 9 di spade può cambiare.
io credo che non, come vi posso dire, non fidatevi delle promesse facili, cioè nel senso, sì, va bene, dai, ti sposterò entro la fine dell'anno, vedremo che cosa fare. No, dimmi una data e dimmi che cosa vado a fare. Perché è inutile che magari da un posto che non mi piace perché c'è troppo lavoro, perché ci sono i turni, ipotesi, questo potrebbe essere uno degli esempi specifici. Mi sposto in un posto dove faccio di nuovo i turni, cioè magari a me sono i turni che danno fastidio, cosa per lo stile, per farvi capire. Se siete autonomi, ragazzi, sento che è il momento buono per mettere in atto cose nuove, mettere in gioco cose nuove. Non partite subito con progettoni super galattici, nel senso fate le cose con calma, perché avete comunque 8 di spade e un 9 di spade, avete un modo di pensare che è un po' carente, è un po' da vittima, è un po' in carenza, cioè non si può essere vincenti se non si ha una mente in abbondanza e con 2 8 di spade c'è qualche cosa da elaborare. Vi dico, ruota della fortuna, asso di pentacoli, asso di spade, nuovi inizi sono 10 di pentacoli, nuovi inizi sono all'orizzonte, però valutate bene, insomma, che tipo di collaborazioni andrete a fare, che tipo... vi faccio un esempio, se avete 5, 6, 10 prodotti nuovi da proporre sul mercato, fate un piano di lancio. Ok? Cercate di lanciare un prodotto in un periodo specifico perché in quel periodo magari quel prodotto si utilizza di più, piuttosto che magari in quel periodo costa meno la pubblicità o cose di questo genere. Comunque vedo che si aprono delle possibilità. È anche vero che non volete lasciar perdere qualche cosa che non vi rende più, però è il caso di cambiare. Se, se parliamo di denaro, ragazzi, sento che il mese fa faville, perché veramente ruota della fortuna, asso di denari, 10 di pentacoli, qui sopra abbiamo anche un imperatore, queste nuove opportunità che si aprono, quindi sento che il denaro è ben sostenuto. Vi dirò che potrebbero arrivare eredità, doni inaspettati, premi, anche liquidazioni, anche, non lo so, premi, soprattutto premi, soldi inaspettati, occasioni inaspettate, nuove prospettive, nuovi inizi. È come l'asso di denari è un dono che arriva dal cielo. Il 10 di pentacoli è una carta di fortissima abbondanza. Parlo solo del settore economico. Ah, vi dirò una cosa, per molte persone potrebbe essere importante in quest'autunno iniziare un nuovo investimento sull'intelligenza artificiale, piuttosto che investimenti sui mezzi di comunicazione, piuttosto che investire sulla pubblicità. Ho come l'idea che saranno spese ben fatte per voi. Per quello che riguarda i progetti, se per caso ne avete, devo dire che tenderete a tenere il vostro progetto per voi, come se fosse un qualche cosa che sta nascendo. È quasi al punto D, è quasi al punto D per molte persone e lo difenderete con le unghie e con i denti. Per quello che riguarda la famiglia, sia che sia la vostra, sia che sia quella che avete creato, vi dirò che potrebbero venire a galla delle cose interessanti, ragazzi. Niente di trascendentale, però, potrebbero venire fuori delle cose a galla. O se non è, diciamo, qualche cosa che vi viene detto, è qualche cosa di cui prenderete consapevolezza, ok? Bene, andiamo a vedere Osho che ultimo consiglio vi dà. Ok, prendo questa ragazzi perché è l'unica, cioè queste sono troppe, ma le guardiamo un attimo.
Creatività, momento per momento, il matto, volgersi all'interno e un'apertura. Vediamo questa. Il mutamento, e un'altra volta la ruota della fortuna, direi che include un po' tutto questo, cioè nel senso è come un ribadire il messaggio. Le cose cambieranno a 360 gradi. Quando c'è la ruota della fortuna si parla anche di cambio di karma, cambio per destino, quindi io sento che siete in un momento, in una fase, diciamo, di rivalutazione e di comprensione su quello che è il caso di tagliare e quello che è il caso di iniziare, sia a livello personale, sia a livello magari lavorativo, ma anche a livello relazionale. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn, grazie. L'amore non dovrebbe mai venire aperto o chiuso come un rubinetto. Quando ami, fallo con tutto il cuore e non aver mai paura di dimostrarlo. L'amore non può essere nascosto, è qui perché tutti lo vedano e lo condividano. Consenti all'amore divino che è in te di fluire libero, perché l'amore attira amore. Mantieni il cuore aperto e ama, ama, ama. Amici del Sagittario, bellissimo messaggio finale. Il destino sta per cambiare, tenetevi pronti. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione dove c'è scritto come lavoro. Se invece volete andare un po' più, diciamo, a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Lì parlo sia delle credenze limitanti, che è il tema specifico che uso per il lavoro personale, sia di altri temi di metafisica, metamedicina, insomma mischio un po' tutto quello che io ho imparato per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!